Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione o ascendente Scorpione, o per i più esperti anche Luna e Venere in Scorpione. Andiamo a vedere come sarà questo marzo 2025, ma soprattutto primariamente andiamo a vedere quali sono gli obiettivi e come perseguire gli obiettivi dell'anima in modo quotidiano, a seconda della linea generale che uscirà per te in base al tuo percorso evolutivo in questo mese. Seguire gli obiettivi dell'anima significa seguire la vera felicità e prosperità. Quindi noi andiamo a vedere cosa ci diranno i maestri attraverso le carte. Allora, primariamente andiamo a mettere gli oracoli. Mettiamo questi e le carte, le potenti carte del drago immaginale di Selene, che ti daranno anche la pratica e il rituale della buona riuscita quotidiana per te in questo mese, nel viaggio iniziatico della magia. Allora, ti leggerò soltanto la prima parte di questa carta quando uscirà, e alla fine di tutto del nostro viaggio insieme, dopo l'analisi sull'amore, andiamo a leggerci il rituale della buona riuscita. Allora, partiamo. Scorpione, marzo 2025. Scorpione, marzo 2025. Una, due, e tre. Allora, facciamo un bel respiro profondo che parte dalla bocca. Quando inaliamo la realtà scompare, quando esaliamo la realtà appare, si manifesta, si crea. Eka, magia. Scorpione, marzo 2025. Tagliar legna. Faremo pulizia in questo mese. Pulizia, pulizia. Ti vedo fare anche le prime pulizie di primavera, magari le hai già iniziate. Fare pulizia. Tagliar legna significa tagliare anche i rami secchi, fare una bonifica, diciamo, della tua vita. Bonifica si dice? Vabbè, avete capito. È una pulizia, pulizia, perché tutto risplenda di nuova luce. Approcciare in modo diverso agli eventi è anche il modo di fare pulizia, no? Pacificare gli spiriti perturbati che generano nella nostra realtà attuale situazioni problematiche, difficili, e quindi benedire gli eventi che accadono, perché se li benediciamo e affidiamo le nostre emozioni agli dei, non succederanno più eventi perturbati. Pulizia è a grandi linee, ti vedo fare pulizia su vari aspetti. Vediamo da quale carta è accompagnata. Change, infatti abbiamo un cambiamento. Abbiamo un cambiamento, ci sono le farfalle qui, senti proprio questa primavera che sta nascendo dentro di te, ti stai preparando a questa trasmutazione che andrai a manifestare sul piano della realtà concreta. Quindi un grande cambiamento per te a marzo 2025, supportato dall'approccio diverso su come approccia gli eventi. Vediamo cosa ci dicono le carte del drago immaginale. Saturno, e beh sì, Saturno è il signore del karma. Qua facciamo una bella pulizia karmica. Una bella pulizia karmica. Saturno è anche la disciplina nel fare pulizia, nel prendere ferma risoluzione di un cambiamento che ha a che fare con decisioni concrete che prendi e che porti avanti, perché il Saturno è il signore della rigidità e della disciplina in questo cambiamento. Non si torna indietro, la consapevolezza è irreversibile, una grande pulizia, un grande cambiamento. Vediamo cosa ci dice la carta di Saturno. Ti leggo solo la prima parte, ripeto, 29.
29. Eccola qua. Saturno. Sono pura rigenerazione. Vedi? Guarda come si parlano le carte, incredibile. Sono pura rigenerazione. Rappresento la ciclicità del tempo, l'eterno ritorno. Nietzsche diceva l'eterno ritorno dell'uguale. I temi della vita sono ricorrenti. Il cambiamento è un fatto di accostamenti e sintonie. Perciò io segnalo l'importanza delle miscele, dei miscugli, delle alleanze e delle opposizioni. Ciò che un individuo è da bambino è ciò che sarà per sempre. Solo in modo progressivamente più evidente, più maturo, finché inizierà a tramontare. Cioè quello che siamo da bambini si sviluppa. Non cambieremo mai, non si può cambiare, si può solo sviluppare quello che già siamo predisposti ad essere. Quali aspetti di sé potrà manifestare, quali dovrà reprimere e penalizzare, dipende dagli accostamenti, dalle condizioni che lo circonderanno, dalle sue alleanze e opposizioni, ma egli rimarrà sempre lo stesso. Il cambiamento è un fatto di miscele, non di sostanza. La sostanza non è mutabile, cioè quello che tu eri da bambina o da bambino non è mutabile. Il cambiamento è una serie di miscele di sostanza. La sostanza non è mutabile. Io veglio sulla conservazione dell'essenza. Quindi già ti sta dicendo, mantieni la tua essenza, facendo cambiamenti sulla base dell'essenza che pian piano ritrovi, seguendo l'istinto. È per mio tramite che una ghianda non può che dare una quercia e un seme di girasole non può che dare un fiore. Io sono la forza per la quale ogni cosa torna incessantemente a se stessa. Non aspettarti mai di essere altro rispetto a ciò che sei. Lotta invece per affermare il tuo seme, plasmando intorno a te il mondo affinché sia il più adatto possibile alla tua crescita. Ti sta dicendo, questi cambiamenti che farai in questo mese, cerca di adattarli quanto più è possibile alla tua vera essenza, senza tergiversare, senza sottomettere alcun aspetto di te. Quello più importante, fallo uscire e adatta il mondo circostante a te. Non ti devi adattare al mondo, è il mondo che deve adattarsi a te. Cioè, devi creare il mondo adatto a te. Ok. Tu non puoi cambiare la tua essenza, ma puoi trasformare l'ambiente perché sia più favorevole possibile alla tua fioritura. Quindi devi trasformare il tuo ambiente, da che sia casa, da che sia la macchina, da che sia le persone con cui scegli di stare, il tuo ambiente devi trasformarlo affinché sia di supporto alla tua maturazione, alla tua essenza, alla tua fioritura. Far trionfare il tuo seme significa far valere le tue idee e affermare le tue attitudini e le tue passioni. Il responso del drago. Ti trovi in una situazione in cui devi avere assoluta fede nella tua natura, in ciò che sei, anche se la tua mente non può conoscere la tua essenza, devi comunque avere fede nella tua natura. In questo mese, per fare questo cambiamento, tu devi essere fedele alla tua natura, anche se la tua mente non può conoscere la tua vera natura, perché tu non sei la tua mente. La mente è un programma, è una matrix che ci hanno inculcato un insieme di credenze, la mente, l'ego, l'io. Quindi essere fedele alla tua natura non significa seguire la mente. Significa, anche se la mente non sa qual è la tua natura, devi essere fedele ad essa, alla tua natura. Non devi tentare di cambiare ciò che sei, ma devi darti da fare per trasformare le circostanze, al fine di creare un ambiente e un mondo adatto alla fioritura del tuo seme. Se la tua mente non può conoscere il tuo seme,
Se tu non puoi sapere chi sei, fidati delle tue passioni e attitudini. Cioè, seguendo le tue passioni e le tue attitudini, tu farai germogliare il tuo seme, anche se la tua mente non sa. Ok? Se per esempio ami la spiritualità e provi piacere nello scrivere poesie o nel praticare la meditazione, ma ti accorgi che con ciò non riesci a guadagnare abbastanza, adoperati per rendere l'ambiente che ti circonda più sensibile all'arte, meno materialista e più mistico. Se nel sistema economico attuale non trovi terreno fertile per il tuo seme, devi cercare di cambiare il sistema. Mantenendo un'incondizionata fede nella tua natura, puoi ribaltare l'economia. È meglio che trascorrere la vita nel rifiuto di te stesso o nel tentativo di essere diverso da ciò che sei, per farti andare bene un mondo predatorio. Se ami la natura, datti da fare affinché vi sia meno speculazioni edilizie, meno case vuote, meno macchine, meno produzione di oggetti inutili, più alberi, più territori vergini. Ciò che tu sei può fiorire solo in un ambiente propizio. Adoperati affinché il mondo che ti circonda sia lo specchio delle tue passioni e sia un luogo in cui tu hai piacere di esistere. Cioè devi stare bene dove stai per far sbocciare la tua natura e per rendere, come ti sta dicendo anche la carta, produttivo anche dal punto di vista economico le tue passioni. Non scendere per nessuna ragione a compromessi con il mondo. L'anima non accetta il compromesso. Se tenti di cambiare la tua natura per adeguarti al mondo, rischi di perdere la tua anima. Combatti perché il tuo essere possa fiorire. Fallo per te, per i tuoi figli, per i tuoi avi. Non permettere che un ambiente contaminato inaridisca il tuo seme. È una carta bellissima, ti rendi conto che ti ha detto? Questo è il mese in cui tu crei l'ambiente circostante adatto alla fioritura del tuo seme. E siccome la tua mente non sa qual è la tua natura vera, allora tu per sapere qual è la tua natura vera devi seguire le tue inclinazioni e passioni e circondarti di quello che fa germogliare questo tuo essere. Wow, bellissimo! Dopo ti leggo il rituale della buona riuscita e adesso andiamo a vedere con i tarocchi cosa ci raccontano rispetto a quello che accade nella realtà in questo mese per te. Utilizzeremo questi tarocchi qui, che sono nuovi, quindi sono nuovi, bellissimi, rustici. Allora, vediamo. Scorpione, cosa accade nella realtà fenomenica per te nel mese di marzo 2025? Scorpione, cosa accade? Allora, vediamo. 10 di coppe. Ah, ti vedo proprio bella felice, bella felice. Vedo una felicità, una condivisione anche con delle persone a cui vuoi bene, vedo molta felicità intorno a te. Questo è Re di coppe, no, Cavaliere di coppe. Vedo molta felicità intorno a te, anche degli inviti d'amore, che non sono solo amore intesi come no, l'amore lo vediamo dopo. Il Cavaliere di coppe è qualcosa che ti motiva a livello emozionale, anche nel lavoro, anche nelle tue passioni, è proprio la motivazione delle passioni di cui abbiamo parlato prima. Riceverai dall'esterno delle motivazioni che ti permettono di seguire le tue passioni e le tue inclinazioni. Questo ti renderà molto felice, ok? Cos'altro? Wow, 9 di coppe, ragazze, ragazzi, vedo una grande felicità, è il tuo mese questo. È il tuo mese questo. Cos'altro? 9 di coppe, raggiungimento di obiettivi, desiderio realizzato, appagamento personale. E poi la regina Tools, qua cos'è? La regina di? Credo sia la regina di denari questa. Ti vedo, guarda,
guarda, questo è il tuo mese, tanto poi me lo scriverai. Io ti vedo al lavoro, qua abbiamo una donna con la chiave inglese, al lavoro per realizzare degli obiettivi che la motivano in modo viscerale, anche se sei uomo, eh. Vedo qua inviti e proposizioni da parte anche di persone affini a te che ti permettono di, qua c'è la donna, ripeto, con la chiave inglese, di lavorare, operare per i tuoi sogni, per i tuoi obiettivi, per le tue capacità. Molta felicità e anche amici stretti, un rapporto eccezionale con la famiglia, con quelli che tu reputi amici, cioè con quelli che tu reputi famiglia, anche amici stretti, una persona che ti offre delle cose. Ti vedo molto contenta di tutto questo, eh? Sì, sì. Qua abbiamo tanto equilibrio. Vediamo un po' sulla regina di Tools, qui Queen of Tools. 5 di pleasure. Ah! Esci fuori da un momento in cui abbiamo lavorato con la dea della penuria, eh. Esci fuori da un momento in cui abbiamo lavorato con la dea della penuria, assolutamente sì. Ha incarnato un dio qua, soprattutto lavorando con la dea della penuria, con la dea della mancanza. Ecco perché questo è il risultato del tuo buon lavoro, o consciamente o inconsciamente. Vediamo carta positiva per te. È il matto, infatti, carta positiva per te, il matto, una nuova tappa proprio. Guarda, è un punto a capo della tua vita. Questo è il mese in cui tu trasformerai il mondo in una situazione, in condizioni che ti permettono di far germogliare il tuo seme. È una stesa bellissima. Vediamo di cosa mi parla questo cavaliere di coppe. Eh sì, paggio di coppe. Qua vedo molta motivazione, molta motivazione, sarai contenta, le coppe sono le emozioni e vedo contenta anche per degli spostamenti che fai o contento per degli inviti che ricevi che motivano la tua attenzione. C'è una grande felicità per te in questo mese. Questo è quello che arriva fortissimo, d'accordo? Ok, quindi in tutti gli ambiti, ragazze mie, è così. E adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po' cosa accade nell'amore per te in questo mese di marzo 2025. Comunque Regina di Tools di prima ho visto sul libricino perché erano nuovi, è Regina di Spade, cioè il 5 di Pleasure era il 5 di bastoni. Creerai anche molta invidia nel tuo intorno perché sei molto forte, però questo genera ammirazione, anche lotti per le tue cose, ok? Allora, vediamo. Amore, Scorpione, marzo 2025. E che ti ho detto, Nausicaa, è tremendamente eccitante, qua ti vedo corteggiata, generi molto molto fascino, ti vedo qua da sola o da solo, che sei molto ammirato o ammirato. Mm? Sì, un po' quello spirito adolescenziale, un po' lolita, un po' bambina, da catturare, mi spiego un po' così, ti vedo, ok. Una nuova primavera per te è proprio questa, in tutti i sensi. Vediamo un po'. Andiamo a mettere le carte, prima di tutto la tua fila energetica. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione? Le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione, come vanno a stare in amore? Marzo 2025. Sei di coppe, sei di coppe, sei di coppe, sei di coppe. L'imperatore. Il cavallo di bastoni. Qua c'è una persona che ti vuole riacchiappare. Cavallo di bastoni con l'imperatore. C'è una persona che ti vuole a tutti i costi, è una persona che conosci molto bene.
6 di coppe, l'imperatore è una persona che magari si è potuta dimostrare un po' più fredda, ma al di là è una persona che vuole te. 6 di coppe, imperatore, cavaliere di bastoni, cavallo di bastoni. È una persona che vuole te ed è animata questa persona da uno spirito di conquista nei tuoi confronti, perché tu stai così. Anche di gelosia e di conquista, è una persona che tu conosci, 6 di coppe, hai questo nel tuo campo energetico, una persona che già conosci, con la quale stai in risonanza già da un po', c'è una buona connessione, o comunque c'è una persona che conosci, 6 di coppe per molte di voi. Vediamo un po' la persona che ti viene incontro in questo mese. Qual è l'energia nei tuoi confronti? E paggio di denari. 9 di spade. Preoccupata sta persona, perché? Vuole farti un invito e è preoccupata. 8 di bastoni. Allora, questa è una persona che si muove nei tuoi confronti. Ci possono essere un po' di preoccupazioni, 9 di spade, inerenti a un invito che vuole farti o vederti o una comunicazione in concreto, insomma vuole vederti, però c'è un po' di paura a dirtelo. Però poi te lo dice, vuole stare con te ma un po' di paure gli sorgono, però poi te lo dice, 8 di bastoni. E te lo dice, viene da te, si impegna, nonostante, perché ti vede così, è una persona che è molto attratta da te, cioè fortissimamente forte, ok? Quindi se è una persona nuova, è una persona che sarà un po' all'inizio come glielo chiedo, che faccio? Poi alla fine si muove, vedo che parla con te, qua vedo una buona costruzione comunque. Vediamo alla fine cosa succede in amore per te. Scorpione. E infatti abbiamo il 2 di coppe qua. C'è un 2 di coppe. C'è un 7 7 di bastoni, un po' di limiti ci sono. Forse c'è un che si vogliono superare, cos'altro? E 5 di coppe. Allora io qua vedo amore, 2 di coppe, incontro, però poi vedo dei limiti che possono portare un po' di tristezza. Non so che cosa riguardano questi limiti, credo, siccome mi cade sopra la carta dell'imperatore e sotto il 9 di spade, dei limiti che possono procurare dell'incertezza a questa persona, credo che siano limiti relativi a questa persona qui, limiti o situazioni di difficoltà inerenti alle responsabilità o l'attitudine di questa persona nei tuoi confronti, perché qua c'è un 5 di coppe che mi parla di una sensazione di tristezza. Perché il 5 di coppe? E 2 di spade, succede qualcosa e non si sa che scelta fare. Cosa viene dopo il 5 di coppe? Ah, però dopo viene il 10 di bastoni, 10 di denari, No, questo è il 10 di bastoni, scusami. Pleasure è il 10 di bastoni. Allora, a un certo punto c'è una situazione pesante che giunge al termine, credo che sia per via di prendere una decisione, credo che sia relativa a questa persona nei tuoi confronti, perché tu hai una buona energia qua. C'è amore, voglia di condivisione, poi subito dopo può succedere qualcosa che ha a che fare con dei limiti, dei limiti che possono generare tristezza. Credo che possa essere tu che dai limiti a questa persona o ci sono dei limiti tra di voi, può essere distanza, può essere qualsiasi cosa. Però poi questa situazione finisce, perché c'è una situazione pesante che finisce. Fammi vedere un po' energia positiva per te in amore. Energia positiva c'è l'imperatrice qua. Guarda, ti vedo un pieno sviluppo, una piena crescita, assolutamente sì. Pieno sviluppo e crescita, piena realizzazione di obiettivi. Qua abbiamo il 5 di spade, veniamo fuori da una situazione un po' tesa. Assolutamente sì, si superano questi limiti qua. Vediamo la carta negativa. Carta negativa, questo è l'appeso, una situazione che si può fermare a un certo punto, però poi vediamo che si sblocca, abbiamo l'imperatrice sopra.
I motivi possono essere, sono altro dall'amore. Fammi vedere questo appeso. Possono essere familiari, 10 di coppe. Possono essere motivi familiari. Possono essere motivi familiari, sì, sì. Vediamo ancora sull'appeso. Questa cos'è? Ah, questa è la temperanza. Motivi familiari che generano una mancanza di equilibrio, o motivi altro che generano una mancanza di equilibrio, però poi vediamo che lo abbiamo con l'imperatrice. Fammi vedere un po' l'energia di quell'imperatore. La papessa. Forse sei... Allora, qua c'è una persona nel tuo campo energetico che ti vede come una donna incredibile, molto mistica, molto presa dalle sue cose in modo anche spirituale, e che lo affascini tantissimo. Può essere anche che sei in ombra rispetto alla famiglia, va bene? Però questa cosa poi si supera e si ha il pieno sviluppo per te, va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, qua abbiamo il segno del pesce, del toro, Ariete, Leone, Sagittario. Sì, questi sono i segni più marcati, che può essere ascendente, luna o Venere, ok? Vediamo con le mie carte lui, lei, cosa ti dirà questa persona, e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo. Sono scappato per paura che mi lasciassi. Qua c'è una persona che non si sente alla tua altezza. Quindi può essere che possa scappare da un momento all'altro per paura di te. O può essere già successa questa cosa. Vediamo cos'altro. Aiutami, ti prego. Infatti questa è la persona che aspetta la tua decisione, vuole che la comprendi. Infatti ti ho detto che tu stai più forte rispetto a questa persona. Cos'altro? Quanto manca alla vetta, tu sali e non pensarci. Qua mi parla dell'attesa riferita a queste carte qui. Una situazione un po' pesante che poi verrà meno dando il perfetto sviluppo. Però non in questo mese, perché in questo mese vedo l'incontro, poi vedo una tensione, una situazione dove questa persona può scappare o può rendersi inaccessibile per un certo momento, però credo che abbia a che fare con l'incapacità di vederti, cioè ti vede più grande di lui a livello emozionale questa persona. Quanto manca la vetta, tu sali e non pensarci, ha proprio a che fare con questo temporaneo raffreddamento, situazione di stallo, che poi porta alla fine di marzo, ma anche la tappa del toro qua abbiamo con l'imperatrice qui, quindi fine aprile, a un pieno sviluppo. Ok? Ok, andiamo a vedere adesso, detto tutto questo, il rituale della buona riuscita per te con la carta di Saturno. Vediamo un po'. Rituale della buona riuscita. Allora, siedi dinanzi alla fiamma di un camino, oppure di una candela o di un braciere. Assumi una postura adatta alla meditazione, con la colonna vertebrale eretta. Evoca nella fiamma l'immagine dei tuoi avi più cari e mentalmente ripeti questa formula psichica. Prometto che tutto quello che non è stato fatto e che deve essere fatto, farò. Questa è una potente invocazione per manifestare le tue doti, i tuoi talenti, le tue capacità. Potentissima. Puoi farlo tutti i giorni, puoi farlo 2 o 3 volte a settimana. Fallo perché ti aiuta e ti incanala per la strada, ok? Per il sentiero giusto. Sei il custode del seme questo mese. Quella che è la tua natura, questa oggi è la tua vittoria. Visualizza un seme di forma ovale come un uovo, grande come una bacca selvatica, che promana luce, è bellissimo a vedersi, e concentrati su di esso. Questo seme è la tua natura, il principio dell'anima, ed è qui per fiorire e amare.
bisogna che tu lavori affinché il suo terreno sia il più fertile e accogliente possibile. Cioè, come vedi, ti stanno rimarcando, anche questa pratica è importante, basta meno di un minuto fare questa visualizzazione, sulla necessità di creare l'ambiente favorevole affinché tu possa sbocciare, perché marzo è il momento favorevole per te affinché tu possa sbocciare. Con la consapevolezza, con la pratica, anche solo con la consapevolezza, vai incontro alla realizzazione del tuo destino in questo mese, cosa che vedrai grandi frutti, io credo, nella tappa del Toro, perché abbiamo l'imperatrice qua al positivo, anche se una stesa sull'amore, leggiamo i più livelli, no? Nella tappa del Toro. Ma già tu questo mese, l'abbiamo visto anche prima, avrai dei successi straordinari a livello di motivazione emozionale. E quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e uno straordinario viaggio per voi. E ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.